Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche, così restate aggiornati sui contenuti. Qualora vi piacesse questo video, un bel like, diciamo post feste natalizie. Ovviamente vi ho fatto gli auguri di buon Natale prima della vigilia. Vi faccio gli auguri posticipati e mi auguro che avete passato un buon Santo Stefano, un buon Natale e sia stato di vostro gradimento, al di là dei dispiaceri che ci sta dando il nostro Napoli. E quest'oggi di Napoli parliamo di calciomercato, o meglio di voci di mercato che stanno girando intorno a Napoli. Ci sono tanti nomi, è un Napoli però che sta curando più le cessioni e i prestiti che il mercato in entrate. A me questa cosa non tanto va giù. Comunque facciamo il punto della situazione, ovviamente, e vediamo cosa sta succedendo. Zanoli al Genoa, si parla di prestito secco, addirittura d'arrivo, la trattativa in stato avanzato, dovrebbe essere così. Elmas ovviamente 25 milioni all'Ipsia, già fatto, già firmato e già ci sono state le visite mediche, quindi Elmas non è più un calciatore del Napoli. Zielinski all'Inter, si parla di un Zielinski all'Inter per giugno, però Marotta sta spingendo per avere la firma già diciamo in questa sessione di mercato di gennaio, perché Marotta non vuole che poi Zielinski con l'Inter in trattativa avanzata possa tra virgolette ricattare il Napoli per strappare un rinnovo a De Laurentiis, cosa che io credo non succeda conoscendo l'uomo e il calciatore, ma credo o meglio sono quasi certo che Zielinski approderà in nerazzurro. Altra cappellata del Napoli, al di là di quella di Elmas, così come una cappellata quella di Zanoli. Va bene, Zanoli vuole giocare, va benissimo, ma come lo sostituiamo? Lo sostituiamo con Mazzocchi della Salernitana, trattativa che non si sblocca perché il Napoli, a quanto ho letto, offre 2 milioni, 4 milioni chiesti dalla Salernitana. Sabatini ha detto che ci vuole rispetto in determinate trattative e non possiamo ovviamente biasimarlo. C'è Faraoni del Verona in stand-by per sostituire appunto la partenza di Zanoli in prestito. A me non tanto suona questa situazione, o meglio, preferirei Mazzocchi e non Faraoni per un fattore di prontezza, ecco, non per quanto riguarda caratteristiche tecniche, ma poiché Mazzocchi ha più minutaggio di Faraoni, ha avuto più minutaggio di Faraoni in questo inizio campionato, quindi a livello atletico potresti giovarne molto di più dal calciatore della Salernitana piuttosto che appunto Faraoni del Verona. Mercato in entrata, si parla di un centrale, si parla di un centrocampista, si parla di un esterno. Allora, il Napoli, per quello che ho letto dal punto di vista di centrali esperti, non se ne sta parlando. Si parla di Kivior, 25 milioni, centrale, ovviamente destro-sinistro, può fare anche il terzino sinistro e eh, poche volte è stato impiegato come centrocampista difensivo basso, quindi calciatore duttile, calciatore che potrebbe anche fare al caso di Mazzarri per quanto riguarda una possibile difesa a 3 o un cambio a 3 dietro, calciatore molto duttile, 25 milioni è il prezzo di mercato, milita all'Arsenal, non credo che se ne faccia niente, ma sono nomi che stanno uscendo. Altro centrale uscito ieri o l'altro ieri, il nome di appunto di Martin Vitic. Martin Vitic ha 20 anni, Sparta Praga, calciatore ovviamente molto giovane, 1,93, costo del cartellino 5 milioni il costo di Transfermarkt, ma credo che visto il mercato di gennaio e visto comunque l'età del calciatore si possa chiudere a un tantino di più, forse 7, forse 10 milioni. Fatto è che Martin Vitic è un piede destro, Kivior è un piede sinistro, ovviamente possono giocare con ambedue i piedi, solo che
piede sinistro preferito appunto da Kivior, piede destro preferito da Martin Vidic. 20 anni, 1,93 m, mentre Kivior è 1,89 m. Kivior dell'Arsenal ha un contratto fino a giugno 2028, quindi operazione credo non semplice strapparla a gennaio. Fatto è che urge un centrale e rimbalza quest'oggi, ritorna anche il nome di Itakura, che abbiamo già visto nel mercato di giugno. Itakura, operazione che si potrebbe anche fare. La cosa che mi mette, diciamo, un po' di apprensione è la situazione infortuni per quanto riguarda il giapponese. È stato fuori 75 giorni almeno fino ad oggi per una distorsione alla caviglia 2023-2024. Ha avuto infortunio alla caviglia, una rottura parziale del crociato del ginocchio. Quindi capiamo che è una situazione secondo me da ponderare come si deve, anche se a me per velocità, per duttilità e per educazione diciamo calcistica giapponese mi piace e non poco appunto Itakura. Vediamo come andrà a finire. Centrocampista, si parla di Samardzic, l'affondo Napoli dovrebbe avere le stesse modalità di quando l'Inter ha provato ad acquistarlo quest'estate. Poi sappiamo che non si sono messi d'accordo tra procuratori, sono usciti fatti in ballo, extra contratto all'improvviso, c'era quasi il sì ed era tutto fatto, poi è saltato. Operazione che potrebbe essere fattibile, ma ho letto dalla campana Udine che Samardzic non dovrebbe muoversi al punto in questa sessione di mercato di gennaio. Vedremo se il Napoli riuscirà a strappare il colpo. Al posto di Elmas, questo ancora dobbiamo vedere come rimpiazzare Anghissà che va in Coppa d'Africa. Ho letto anche durante queste feste una cosa che mi ha fatto sorridere non poco: il ritorno di Ndombele dal Galatasaray, che Ndombele non sta trovando spazio nemmeno in Turchia. Mi piacerebbe avere un ritorno di Ndombele a Napoli, non lo so, per me Ndombele tornando a Napoli potrebbe rimettersi in gioco. Fatto è che dovrebbe ritornare a sorridere, perché è un po' che non sorride, e senza quel muso lungo e quella testa bassa con il quale l'abbiamo conosciuto, perché serve ovviamente in questo momento gente pronta a mettersi in gioco e pronta soprattutto fisicamente e a livello atletico. A me questa sessione di mercato, già per i nomi che stanno uscendo, non sta piacendo tantissimo, perché il Napoli è una squadra che deve rimettersi in gioco, è una squadra che deve recuperare in classifica. Dobbiamo cercare di arrivare a questo quarto posto fatidico a fine campionato. Servono giocatori pronti, servono calciatori che vogliano vestire la maglia del Napoli. È una sessione di mercato difficile quella di gennaio, ma a quanto vedo stiamo curando prima le uscite e poi le entrate, e non vedo all'orizzonte un centrale sondato pronto per venire a Napoli e fare al caso appunto di Mazzarri e della squadra in questo periodo. Si parla anche dal punto di vista di centrali difensivi di Demiral, ovviamente Demiral è un calciatore che conosce il campionato italiano, è un calciatore che a me non piace tantissimo perché non ha una continuità di prestazioni e trovi il paio di partite dove al limite risulta anche il migliore in campo, ma poi si spegne di tanto in tanto, quindi questa discontinuità di prestazioni non è che mi faccia impazzire. Fatto è che siamo quasi a inizio gennaio e per quanto mi riguarda e per come doveva gestirla il Napoli, dovevi avere già i 3-4 acquisti che devi fare già pronti per far parte della rosa al massimo durante la prima settimana di gennaio, al massimo, per dare tutta la rosa a Mazzarri disponibile, per potersi concentrare sulla tattica, su una
preparazione nel caso bisogna intervenire anche per i nuovi acquisti, per chi arriva un po' più scarico, chi arriva carico. Secondo me siamo già un tantino in ritardo. È vero che è il 27 di dicembre, però per le condizioni in cui stiamo adesso, in Serie A e con una Champions da andare a giocare, c'è appunto la Supercoppa all'orizzonte, la Coppa d'Africa ci toglierà la punta e il centrocampista appunto Anchissà ed Osimhen. Vedremo il Napoli come si muova da questo punto di vista. Fatto sta che i nomi che sono usciti finora non è che mi facciano impazzire. Gli unici che possono farmi impazzire a centrocampo sono Soumaré e non Fofana, perché è uscito anche Fofana tra i possibili papabili al centrocampo. Meglio Soumaré. Se dobbiamo prendere Fofana, tanto vale far ritornare, secondo me, secondo il mio punto di vista, Ndombele appunto dal Galatasaray per 6 mesi e poi vediamo. E questo poi vediamo che non va bene. Mi auguro che il Napoli abbia molto chiara la progettazione appunto per quanto riguarda gli acquisti e questo calciomercato. Speriamo di non steccare, perché potremmo incorrere in una stagione dove continuiamo a scottarci, a giocare con il fuoco e a fare scommesse che poi non pagano. Quindi o si fanno le cose per bene a gennaio, altrimenti il quarto posto diventa ancora più difficile di quanto io possa pensare, e credo che sia, perché non è assolutamente una cosa semplice arrivare quarti in Serie A con tutte le squadre che sono a ridosso e questa zona quarto posto che si sta delineando molto più complicata appunto di come lo si poteva pensare. Fatemi sapere appunto cosa ne pensate voi qui sotto nella sezione commenti. Ci vediamo lì, ci confrontiamo lì, vediamo cosa ne pensate in base a questi nomi che sono usciti. Non c'è nessun acquisto ancora ufficiale, assolutamente, ma in base ai nomi che sono usciti, io vorrei Soumaré a centrocampo. Se dobbiamo scegliere il difensore tra Vitic e Kivior, sceglierei Kivior, anche se mi farebbe piacere vedere Itagura a Napoli, al di là della situazione infortuni che possono essere ovviamente analizzati come si deve, se è il caso farlo venire, ma a gennaio diventa tutto difficile. Anche le operazioni più banali possono nascondere delle insidie, ecco. Detto questo, sempre Forza Napoli ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, ciao.